Buongiorno, oggi ti leggerò una storia contenuta nel libro di Gianni Rodari, Favole al telefono. Gianni Rodari è uno scrittore, pedagogista e poeta italiano del secolo scorso che ha scritto tante storie dirette soprattutto ai bambini con una morale. Inizio a leggerti l'introduzione di questo libro che è molto importante per comprendere lo svolgimento e il contesto delle storie. C'era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse, la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia e la mamma, quelle che sapeva, gliele aveva già raccontate tutte, anche 3 volte. Così ogni sera, dovunque si trovasse, alle 9 in punto, il ragionier Bianchi chiamava al telefono varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro contiene appunto le storie del ragionier Bianchi. Vedrete che sono tutte un po' corte. Per forza, il ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Solo qualche volta, se aveva concluso buoni affari, si permetteva qualche unità in più. Mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava Varese, le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. Sfido, alcune sono proprio belline. E questa è la prima delle sue storie. Dal titolo Il cacciatore sfortunato. «Prendi il fucile, Giuseppe, prendi il fucile e vai a caccia», disse una mattina al suo figliolo quella donna. «Domani tua sorella si sposa e vuol mangiare polenta e lepre». Giuseppe prese il fucile e andò a caccia. Vide subito una lepre che balzava da una siepe e correva in un campo. Puntò il fucile, prese la mira e premette il grilletto. Ma il fucile disse «Pum!» proprio con voce umana, e invece di sparar fuori la pallottola, la fece cadere per terra. Giuseppe la raccattò e la guardava meravigliato. Poi osservò attentamente il fucile e pareva proprio lo stesso di sempre. Ma intanto, invece di sparare, aveva detto «Pum!» con una vocetta allegra e fresca. Giuseppe scrutò anche dentro la canna, ma com'era possibile, andiamo, che ci fosse nascosto qualcuno. Difatti, dentro la canna non c'era niente e nessuno. È la mamma che vuole la lepre, e mia sorella che vuol mangiarla con la polenta. In quel momento la lepre di prima ripassò davanti a Giuseppe, ma stavolta aveva un velo bianco in testa e dei fiori d'arancio sul velo, e teneva gli occhi bassi, e camminava a passettini. «Toh», disse Giuseppe, «anche la lepre va a sposarsi. Pazienza, tirerò a un fagiano». Un po' più in là, nel bosco, difatti, vide un fagiano che passeggiava sul sentiero, per nulla spaventato, come il primo giorno della caccia, quando i fagiani non sanno ancora che cosa sia un fucile. Giuseppe prese la mira, tirò il grilletto e il fucile fece «Pam!». Disse «Pam, pam!» 2 volte, come avrebbe fatto un bambino col suo fucile di legno. La cartuccia cadde in terra e spaventò certe formiche rosse che corsero a rifugiarsi sotto un pino. «Ma benone», disse Giuseppe, che cominciava ad arrabbiarsi. «La mamma sarà contenta davvero se torno col carniere vuoto». Il fagiano, che a sentire quel «pam pam» si era tuffato nel folto, ricomparve sul sentiero e stavolta lo seguivano i suoi piccoli, in fila, con una gran voglia di ridere addosso.
e dietro a tutti camminava la madre, fiera e contenta come se le avessero dato il primo premio. «Ah, tu sei contenta, tu», borbottò Giuseppe. «Tu ti sei già sposata da un pezzo. E adesso a che cosa tiro?» Ricaricò il fucile con gran cura e si guardò intorno. C'era soltanto un merlo su un ramo e fischiava come per dire «Sparami, sparami!» E Giuseppe sparò, ma il fucile disse «Bang!», come i bambini quando leggono i fumetti, e aggiunse un rumorino che pareva una risatina. Il merlo fischiò più allegramente di prima, come per dire «Hai sparato, hai sentito, hai la barba lunga un dito». «Me l'aspettavo», disse Giuseppe, «ma si vede che oggi c'è lo sciopero dei fucili». «Hai fatto buona caccia, Giuseppe?» gli domandò la mamma al ritorno. «Sì, mamma, ho preso 3 arrabbiature belle grasse. Chissà come saranno buone con la polenta». Questa è la fine della storia. Ti è piaciuta? Evidentemente si tratta di una storia con una morale. Qual è, secondo te? Perché il fucile si è rifiutato di sparare? Scrivi la risposta tra i commenti e ne riparleremo la settimana prossima, quando ti leggerò la seconda storia di questo bellissimo libro. Ti auguro una bellissima giornata. Arrivederci.